Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi affronteremo il montaggio del fascicolo numero 8 di Knight Rider. Come sapete è un prodotto lanciato dalla De Agostini, prima online nel mese di agosto 2020 e da gennaio 2021 è disponibile anche nelle edicole. Purtroppo ci sono dei ritardi nelle consegne dei pacchi, quindi anche io ho ricevuto in ritardo il fascicolo 8 e 9 che andremo ad analizzare in questi video. Però cercheremo insomma di recuperare strada facendo, poste permettendo. E per chi non lo avesse ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella in maniera tale da rimanere sempre aggiornati mano a mano che usciranno i nuovi video, sia su questa collana e sia su altri video che potrebbero essere di vostro interesse. E andiamo ad analizzare questo fascicolo numero 8 per primo. E vi ricordo che è disponibile anche il sito Facebook, il gruppo Facebook su cui iscrivervi per avere consigli di montaggio e per condividere anche le vostre fasi insieme a tutti gli amici che già sono iscritti. Le iscrizioni arrivano in continuazione, sta avendo un discreto successo, di questo vi ringrazio e ne sono veramente contento. Ma bando alle ciance, cominciamo con questa avventura. Attivare! Bene, prima di cominciare con il montaggio, una veloce panoramica del fascicolo 8. Vediamo un po'. Allora, come possiamo vedere, vabbè, qui sul lato sinistro ovviamente ci sono tutti i vari riferimenti, numeri da telefono da chiamare per chi ha bisogno anche di assistenza magari nel montaggio, cosa che speriamo di farvi evitare grazie al gruppo Facebook e grazie anche a questi miei video tutorial o a quelli di altri ragazzi che li proporranno in seguito. Qui c'è, come potete vedere, una breve descrizione di uno degli episodi. Qui parla dell'episodio 3 della stagione 1, in cui potete rinfrescarvi un pochino la memoria, per chi magari non lo ricorda, circa questo episodio. Vengono citati i veicoli visti nel telefilm, la colonna sonora, vengono diciamo fatti dei piccoli paragrafetti dove parlano dei personaggi. Qui addirittura c'è una specie di piccolo articoletto che descrive cosa succedeva nei primi anni 80 con i primi videogiochi a cui venne ispirato anche qualche gioco dove c'era appunto Kit. Qui vedete altre foto relative all'episodio e qui cominciamo con la parte proprio dell'assemblaggio. Come potete vedere, in questa fase noi monteremo la sospensione anteriore sinistra e monteremo di conseguenza anche la ruota e sarà assemblato il tutto poi unendo anche il lungherone del lato sinistro. Ok? Ovviamente adesso lo andremo a vedere bene in dettaglio. Questo era solo per darvi un assaggio di ciò che vedremo oggi. E qui parla chiaramente del famoso orologio di Michael con cui comunicava con Kit. Bene, ma adesso passiamo al montaggio. Allora, come sempre, prima di cominciare vorrei consigliarvi l'utilizzo di alcuni, diciamo, piccoli dispositivi, tra virgolette, per poter operare nella maniera più corretta. Diciamo che il loro utilizzo non è obbligatorio, però è caldamente consigliato, in particolare per quanto riguarda questi lubrificanti, perché dovete sapere che quando voi procederete nell'avvitare queste minuscole viti sopra le superfici metalliche, dato che non sono state preventivamente filettate, quindi dovrete fare voi il filetto dentro il materiale man mano che avvitate, per evitare la rottura di queste viti veramente piccole è bene lubrificare le parti, quindi dovrete immergere le punte della vite dentro un lubrificante, io in questo caso il VD40 ma va benissimo anche quello di altre marche, e poi procedere ad avvitare come vi spiegherò più avanti. Quest'altro invece è sempre un lubrificante di un'altra marca ovviamente, ma ripeto, potete usare quella che volete voi, adatto alle plastiche, ovvero normalmente quando si avvita sulla plastica non è necessario usare lubrificanti perché il materiale è abbastanza morbido, basta usare la tecnica che vi mostrerò in seguito per avvitare, diciamo, senza difficoltà.
Però nel caso abbiate bisogno di lubrificare delle parti perché comunque stridono o non si muovono nella maniera corretta, il VT40 per esempio non è troppo adatto, perché potrebbe, come anche lo Svitol diciamo in versione normale, perché le sue componenti chimiche potrebbero dar problemi ad alcune plastiche e rovinarle chimicamente. Quindi in quel caso, se dovete lubrificare sulle plastiche, io vi consiglio questo qui o comunque uno similare, a patto che sia a base di silicone, quindi una composizione siliconica. In tal caso sarà inerte verso le plastiche e potrete avvitare senza problemi. Prendete un piccolo contenitorino dove spruzzare il lubrificante dentro, chiaramente se dovete usarli tutti e due prenderete 2 contenitori, e poi il magnetizzatore. Questo serve per magnetizzare la punta dei cacciaviti che non sono già magnetici. È sufficiente prendere il cacciavite, passarlo dove dice magnetize, lo fate girare un pochettino, vedete? E a quel punto poi sarà magnetizzato. Aspettate, vedo se riesco a farvelo vedere direttamente. Ecco qua, vedete? Senza che lo tocco va a influire sull'altro cacciavite, quindi evidentemente è magnetizzato. Per smagnetizzarlo si farà da quest'altra parte, ma a voi non serve in questo momento. Per queste cose vi lascerò anche il link in descrizione per chi vuole acquistarli online, ma comunque è roba che trovate normalmente anche nei Brico o comunque anche nei negozi dei cinesi a volte, quindi non è difficile da trovare. Però per chi vuole, ripeto, lascio il link. Ok, procediamo. Bene ragazzi, allora prima di cominciare il montaggio vero e proprio vogliamo dare una panoramica a quello che faremo. Allora, questo è il blister che contiene i pezzi che monteremo oggi. Praticamente sono pezzi relativi alla sospensione sinistra. In pratica, una volta che avremo completato il montaggio di quest'oggi, avremo assemblato tutta la sospensione sinistra, avremo collegato la ruota che abbiamo montato precedentemente, sempre quella sinistra, l'assembleremo a questa traversa che reggerà un po' il tutto, la parte dell'avantreno diciamo, e poi il longherone sinistro che è riconoscibile dall'altro che è già in nostro possesso, perché è quello dove abbiamo collegato la famosa scatolina dello sterzo, vedete? Ecco qua. Quindi predisponetevi tutti i pezzi sul piano di lavoro e pronti a cominciare. Bene, come promesso abbiamo qui con noi Kit che ci assisterà durante le varie fasi del montaggio. Ciao Kit! Puoi stare tranquillo. Io sto sempre tranquillo quando ci sei tu. Presentati! Vuoi che sia? Presentati! Io sono la voce del Night 2000, Kit per gli amici. Oh, sarai con noi per assisterci in questo montaggio? Non risulta dalla mia banca dati. Come? Mi avevi assicurato che ci saresti stato? Direi di no. Ho capito. Vabbè, allora limitati ad osservare e in caso intervieni. Sei dotato di molta fantasia. Sì, abbastanza. Tu? Come ti permetti? Mica ti ho offeso. Io mi baso sui fatti. Ottimo, allora cominciamo. Allora, come prima cosa vi consiglio di fare questo: prendete i pezzi dal blister, tirateli fuori e disponeteli nell'ordine in cui li avete visti elencati nel fascicolo, in maniera tale da identificarli subito e di avere meno problemi nella fase in cui dovrete prenderli per montarli. Vi segnalo che i vari pezzetti sono chiaramente identificati, oltre che dal numeretto che è riportato sul fascicolo, quindi ad esempio questo qui è l'8F se non sbaglio, vediamo, sì, perché è il sinistro, e poi sono identificati da una lettera, in questo caso L, vedete? Non so se si riesce a vedere, probabilmente no, comunque vi assicuro che sul pezzo c'è stampigliata la lettera L ed R. L chiaramente sta per left ed R per right, quindi identificherete left sinistra e right destra. In tal modo eviterete di poter invertire i pezzi e quindi montare male. Ok? Qui ci sono chiaramente anche le viti, io adesso le ho disposte così per averle in ordine, ma chiaramente poi le apriremo mano a mano. E quindi niente, procediamo. Dunque, come prima cosa recuperate la traversa, che è questo pezzo che abbiamo montato in precedenza. Ve lo ricordate tutti chiaramente.
Adesso andremo a montare il pezzo identificato come 8H, in pratica sarebbe il supporto della sospensione anteriore sinistra. Come vi ho detto, lo identificate tramite la lettera, eccolo qua, questa forse dovrebbe essere visibile, c'è una L stampigliata bene sopra, ok? Cosa faremo? Allora, il montaggio in sé stesso è molto semplice, andrà orientato in questo modo, così, rispetto alla traversa, ok? Andrà posizionato in questo punto, come vedete sotto ci sono anche delle sezioni rialzate, come dei perni che andranno, diciamo, incastonati sulla traversa, in questo modo. Poi lo vedete che è incastrato bene, perché se provate a muoverlo non esce dalle sedi, quindi chiaramente andrà avvitato, però diciamo già potete vedere che è posizionato bene, ok? L'importante è verificare bene il verso, andrà avvitato in questo modo, quindi dovrete verificare che sulla traversa sia visibile questa tacca in questo punto, ok? Per evitare di montarlo al contrario e quindi fare, a parte che non credo ci riuscireste, ma per evitare comunque problemi è bene che facciate attenzione a questi piccoli particolari. Ecco, chiaramente vi ripeto, a costo di sembrare noioso, è importante nel modellismo essere ordinati per evitare di fare errori, quindi disponetevi bene i pezzi davanti nel modo più ordinato possibile e tutto quello di cui avete bisogno a portata di mano, quindi lubrificante che io ho già versato qui sopra, il magnetizzatore che servirà chiaramente per far aderire meglio le viti al cacciavite durante il montaggio, ok? E poi possiamo iniziare la procedura. Allora, in questo caso ci avvarremo delle viti KM, queste qua. Eccole qui, preparatene già 4 perché ne serviranno 2 per parte, ok? In maniera tale da averle già pronte per l'utilizzo. Poi ne prendete una, la posizionate ovviamente sul cacciavite, che se avete magnetizzato dovrebbe tenerla senza difficoltà, vedete? Anche se muovete non cade, quindi rimane molto comodo. Guardate, io quell'accessorietto del magnetizzatore ve lo consiglio caldamente, perché non tutti i cacciaviti sono magnetizzati e anche quelli che lo sono con il tempo potrebbero deteriorarsi un po'. Ogni tanto dargli una passata lì sopra li fa tornare praticamente come nuovi a livello di magnetismo, non a livello di punta, perché la punta purtroppo è soggetta a deterioramento. Poi prendete il lubrificante che vi ho citato prima, ripeto, la marca non ha molta importanza, anche se comunque i più conosciuti in Italia sono certamente Svitol e VD40. Bagnate la punta, è sufficiente la punta, perché tanto poi avvitando se lo porta indietro su tutta la filettatura. Ripeto, la filettatura non è fatta, quindi la facciamo mentre operiamo. Qual è il modo corretto di procedere? Allora, inserite chiaramente piano piano la vite dentro il foro su cui dovrete avvitare. Scusate, si è mossa un po' la vite, purtroppo può succedere. Ok, posizionate sul foro così, in questo modo, e incominciate a fare 2 o 3 giri lentamente, sempre lentamente ragazzi, non abbiate fretta, perché la fretta è nemica del modellismo. Dopo che, diciamo, avete appuntato la vite, controllate che sia un po' dritta. Ecco, qui in questo caso non lo è troppo, quindi torno un pochino indietro, metto il dito a fare battuta per tenerla dritta, vedete? E poi procedo ad avvitare un paio di giri. Fatto questo, operate in questo modo, ovvero fate 2 giri avanti ed 1 a tornare indietro. Questo perché? Bisogna farlo perché, come vi dicevo, il pezzo all'interno qui del foro non è filettato, quindi se voi operate con molta fretta e senza dare modo alla vite di portare fuori i residui che crea quando crea il suo percorso all'interno del foro, questi piccoli sfrizzoli metallici potrebbero in qualche modo far inchiodare la vite e rendere più facile la possibilità che possa spezzarsi. Purtroppo accade più di frequente di quello che uno possa pensare. Può capitare anche usando il lubrificante addirittura, quindi occorre operare sempre con una certa attenzione e con una certa diciamo calma.
Però se voi operate nel modo in cui vi ho descritto, ovvero 2 giri in avanti e poi un giro indietro, sicuramente quando andate indietro porterete fuori dalla filettatura un po' di questo, chiamiamolo truciolato metallico, e di conseguenza la vite sarà più difficile che possa spezzarsi all'interno, facendovi evitare una serie di chiamate dei santi a raccolta come accade in quei casi, ok? Quindi, allora, innanzitutto procediamo senza mettere il pezzo sopra, quindi creiamo la strada alla vite, 2 in avanti, 1 indietro, poi 2 avanti e 1 indietro. Ovviamente il 2, 3, insomma quello lì lo vedrete voi in base a quanto sentite che forza il pezzo, Ovviamente non dovete farlo fino alla battuta finale, perché chiaramente ci sarà il pezzo che creerà un certo spessore, quindi non è necessario arrivare fino in fondo. Voi potrete darvi una regolata, diciamo, misurandolo poi con il pezzo. Ecco, non so se riuscite a vederlo. Adesso qui si vede che praticamente è stata creata un po' di filettatura, e anche se guardate il bordino della vite, non so se si vede dal video, però comunque potete vedere che la vite presenta un po' di diciamo abrasione dovuta al fatto che ha fatto la filettatura. Pulitela magari con le dita così, oppure con un panno, in modo da togliere eventuali residui, e poi prima di procedere la ribagnate un'altra volta dentro al lubrificante, come faccio io, vedete? Poi vedrete che quando provate a rinfilarla poi dopo andrà molto più spedita, però quando come sentite che forza, usate sempre il criterio di tornare indietro, fate sempre 2 giri avanti e 2 indietro. Oltretutto il cacciavite fornito non è che sia proprio il massimo della vita, quindi io vi consiglio di usarne uno un po' migliore. Infatti anche adesso io cambierò cacciavite perché questo non va. Comunque, allora, per non fare un video troppo lungo e ripetere le stesse cose, vi dico che questa procedura che avete visto qua la dovete fare sia su questa vite che su questa, sia su questi altri 2 fori, ok? Ok, io adesso completo questa fase e poi ci vediamo a montaggio di questi 2 pezzi ultimati. Quest'oggi abbiamo a farci compagnia anche Trudina, che è una gattina che è buonissima, è la più buona del mondo, vero Trudy? Sei venuta a vedere come procede il montaggio di kit? Che ruffiana che sei, guardala. Ragazzi, dovete amare gli animali, perché chi non ama gli animali non è una buona persona. Dopo la parentesi con Trudy, che ci è venuta a trovare, voglio mostrarvi il risultato del montaggio parziale. Quindi, dopo che abbiamo inserito questi 2 elementi, che vi ripeto sono chiamati supporto della sospensione, ok? Come potete vedere, il montaggio è stato fatto in maniera, diciamo, perfetta, come sicuramente farete anche. Come no? Sì, Kit. Non dirai sul serio? Certo che dico sul serio. E anche i nostri amici. Tuono nero. Anche i nostri amici riusciranno a farlo in maniera perfetta, grazie a questi tutorial. Una cosa che voglio Molto dirvi: spiritoso. quando opererete per fare le filettature sui 4 fori, usate sempre viti diverse. Ve ne ho fatte preparare 4. Ogni volta che filettate usate sempre la stessa vite usata nel foro, ovvero una vite su questo foro, un'altra vite su questo e così via, e mettetele in ordine davanti a voi in maniera tale da utilizzare la stessa vite che avete usato per filettare in corrispondenza del foro. In questo modo eviterete che Direi di no. eventuali piccole differenze di filettatura delle varie viti possono influire sul corretto serraggio del pezzo, ok? Sembra una banalità, ma anche se sono cose fatte in serie, delle volte possono avere delle micro differenze che possono portare anche a difficoltà di montaggio. Quindi io vi consiglio sempre di usare la stessa vite nello stesso buco che avete usato per filettare. Posso darti un consiglio utile? Certo, Kit. Cerca di parlare il meno possibile.
Hai ragione, hai perfettamente ragione. Ok, andiamo avanti. Adesso andremo a montare il braccio della sospensione, ovvero questo pezzo qua. Quindi Non sono posizionate... obbligato a rispondere. Ma non ti ho chiesto niente, Kit. Allora, prendete questo pezzo e anche la molla e posizionatevi nelle vostre vicinanze. Inoltre utilizzeremo due tipi differenti di viti, le JM Non riesco a capire. e le Posso farti una IM. domanda? Certo, Kit. Mi presti $20? Non ho soldi al momento, guarda, sono proprio a secco. I modelli mi portano via tutti i soldi. Non direi. Vabbè, è così, te lo assicuro. Buona idea. Dunque, mettiamo un attimo in pausa Kit, che sennò ci disturba troppo. Allora, perché due tipi di viti? Perché utilizzeremo la vite di tipo IM, quindi quella che io ho posizionato in questo momento alla mia destra, e consiglio anche a voi di posizionarle ai lati opposti in maniera tale da non mischiarle e da non prenderne una per un'altra per errore, perché comunque sono diverse. Utilizzeremo la IM per agganciare il braccio della sospensione da questa parte. Vedete? Praticamente il braccio andrà posizionato qua dentro e la IM lo bloccherà da questa parte, ok? Mentre la JM, che è quest'altra, lo bloccherà da questa parte qua, ok? Qual è la differenza? Beh, a occhio direi la lunghezza più che altro, lo spessore non mi sembra troppo diverso, però io ho una certa età, ragazzi, perché ho già 51 anni, quindi ci vedo poco, probabilmente da vicino, probabilmente questo potrebbero anche essere diverse, però direi che sono uguali. Anzi, a questo proposito vi consiglierò nel prossimo video un piccolo dispositivo che vi aiuterà in questo caso se avete difficoltà visive da vicino come ho io. Allora, procediamo a montare. Ripeto, il montaggio è semplice, quindi non ve lo faccio vedere, diciamo, passo passo, perché sarebbe un po' come prendervi in giro, ovviamente. Però questo va posizionato qua. Ovviamente dovrete trovare un po' che i pezzi sono fatti in serie, ma non sono proprio uguali, quindi dovrete trovare il modo di farlo incanalare. Ecco, come ho fatto io adesso. Praticamente partite qui da davanti, spingete un po' e alzate, e ve lo dovreste trovare abbastanza posizionato. Poi, come avete sentito, fa lo scatto, ok? E poi procedete ad avvitare qua e qua. Attenzione, ripeto, usate sempre il lubrificante, perché queste parti metalliche, se le forzate a secco, c'è una buona probabilità di far spezzare le viti e dopo sono dolori per toglierle. Spesso non ci si riesce, e anche quando ci si riesce a farlo bisogna usare strumenti che potreste non avere, tipo, che ne so, il Dremel con una punta di trapano montata sopra molto piccola, oppure degli appositi diciamo come una specie di cacciavitini, se vogliamo, con delle punte particolari che servono apposta per svitare le viti rotte. Però per le misure delle viti che usiamo noi sono di difficile reperibilità, quindi io vi consiglio più che altro di fare attenzione quando montate. Ecco la situazione. Ah sì, Kit? Beh, adesso Niente affatto. Vabbè, adesso comunque io spiego ai ragazzi come è andata la cosa. Allora, questa prima fase, come potete vedere, è andata bene. Allora, il discorso qual è? Questo pezzo qui lo potete inserire tranquillamente, non presenta grosse difficoltà, a parte il fatto forse che va un po' a forzare, ma comunque, ripeto, se provate ad entrare partendo da questa posizione qua, ok, infilate qui, poi tirate su e cercate di farlo combaciare ovviamente con i fori, quindi prestate attenzione a come sono allineati i fori. Io ho trovato l'allineamento praticamente inclinandolo in questo modo. In questo modo i fori comparivano bene da questa parte e anche da quest'altra, però ovviamente giocateci per un foro alla volta, quindi posizionate prima un lato, vedete se corrisponde bene, poi provate l'altro. Quando vedete che avete la corrispondenza da una parte potete anche procedere ad infilare la vite, poi qui magari aggiusterete piano piano. L'importante è che non sia troppo disassato, altrimenti va storta anche questa vite, quindi procedete sempre con cautela.
Difficoltà particolari non ce ne sono, ripeto, a parte il fatto di prendere bene la mira nel buco, cosa che sicuramente riuscirete a fare tranquillamente. La molla la potete tranquillamente aggiungere a montaggio viti ultimato, infatti come vedete il pezzo fa l'escursione completa in alto, quindi potete infilare la molla e poi riabbassarla giù. Chiaramente la dovrete mandare all'interno di questa cavità qua, ok? E il pezzo praticamente farà questo lavoro qua, vedete? Sono solo una macchina, non faccio miracoli. Ma tu sei la macchina dei miracoli, Kit. No, che io sappia. Allora, il consiglio che vi posso dare per questa fase è che quando Forse hai ragione. create la filettatura, quindi quando andrete ad impanare le viti, la parte che forzerà sarà quando attraverserete questa parte qui sopra, diciamo questa parete metallica qui sopra, e poi quella esterna di qua, da cui poi dovrete vedere che spunta fuori un pochino la vite per essere sicuri che è andato correttamente dentro il tutto. Chiaramente quando attraverserete la parte centrale il pezzo non forzerà, perché comunque evidentemente il buchino centrale qui è un po' più largo, quindi la vite diciamo forzerà all'inizio, poi avrà una parte in cui vi andrà avanti abbastanza celermente e poi ritroverà un punto dove si indurisce qua. È opportuno che nei punti dove indurisce chiaramente facciate quel giochino 2 giri avanti e 1 indietro, questo proprio per evitare che il forzare in quei punti possa far spezzare le viti. Ripeto, utilizzate sempre il VD40 o Svitol o il lubrificante che avete, anche la vasellina può andare bene, qualsiasi cosa che comunque vi eviti il più possibile l'attrito. Dunque, la sequenza successiva prevede il montaggio della ruota, quindi dovremmo prendere questo pezzo qui, ovvero il pezzo 8C, che in pratica sarebbe il giunto della sospensione, e lo dovremo incanalare in questo foro qua, questo più largo, vedete? Attenzione, questo pezzo sembra che non abbia un verso vero e proprio, però se guardate bene tende ad essere un po' più lungo da un lato, vedete, da questo lato, non so se l'immagine rende bene, comunque guardate bene il vostro, vedrete che è leggermente più lungo da una parte. La cosa è anche evidenziata un pochino nel fascicolo, quindi si vede che c'ha una parte un pochino più lunghetta, anche se di poco. La parte più lunga andrà verso l'interno, quindi dovrete posizionarlo in questo modo, ok? Così lo mettete più dritto possibile, poi lo lasciate un attimo stare. Dove va agganciato quello? Va agganciato qui sulla ruota, va inserito tra queste due alette in alto, vedete qua? E andrà usato per serrarlo una vite KM, vite che io in questo caso ho già preparato, ho già bagnato con l'olio e andrò chiaramente ad inserire qua per preparare la filettatura. Ok? Tenete fermo con il dito l'impianto freni ovviamente, perché altrimenti vi gira, vedete? Procedo sempre con cautela, controllate quando arrivate alla battuta successiva che il foro sia allineato, altrimenti allargherete solo le alette, ok? E qui procedere più con cautela perché ovviamente c'è da creare la filettatura sul lato opposto. Ecco qua, potete verificare che la vite è arrivata dall'altra parte, anche se non esce completamente, ma comunque è arrivata a fine corsa. Non stringete a morte, ragazzi, perché stringere a morte significa cercare la rottura della vite. Questo non è un modello dinamico, non è radiocomandato, nel senso che non dovrete pilotarlo su strada, quindi il rischio che possa svitarsi una vite è praticamente irrisorio. Quindi non le forzate, arrivate a fine corsa, quando sentite che diventa duro fermi subito, perché ripeto, se rompete una vite, poi specialmente in queste posizioni strane, vi assicuro che per toglierla fate prima riordinare il pezzo nuovo, ok? Altro consiglio che vi do è sempre quello di preparare il passaggio della filettatura prima di montare il pezzo, quindi in questo caso nel pezzo 8C, quindi nel giunto della sospensione, fate passare prima la vite. Non so se si vede bene nel filmato, spero di sì, vedete che l'ho già impanata, in maniera tale da avere vita più facile quando dovrete far collimare le parti, perché dovendo far assemblare più punti, no? Quindi in questo caso dovrete far passare queste alette qua
all'interno di cui ci passerà questo pezzo del giunto e poi chiaramente andrà fatta passare la vite attraverso 3 pareti in pratica, è facile non prendere la direzione giusta del foro. Quindi se poi spingete e non state nel foro rischiate di piegare qualche aletto o di spezzare la vite. Quindi fate prima passare la vite, poi la rismontate, infilate qui dentro, qua dentro, e procedete al montaggio, ok? Ecco qua, questo è il risultato che dovete ottenere, ok? Come vedete la ruota si regge, gira perfettamente, vedete? La vite è spuntata poco da questa parte, ma chiaramente non uscirà fuori, quindi però è necessario controllare per verificare che sia andata comunque dritta, ok? Allora procediamo ancora perché non abbiamo ancora finito, Bene, lasciamo momentaneamente da parte il pezzo che abbiamo montato ora, prendiamo i pezzi della sospensione, ovvero il giunto, questo qui, ovvero il pezzo 8D, e la sospensione vera e propria, che è l'8E. Questi non hanno verso, quindi l'assemblaggio è molto facile, non richiede attenzioni particolari, a parte quelle che vi ho descritto prima di quando si avvita sul metallo, eccetera. Quindi praticamente andrà incastonato questo pezzo qui all'interno delle 2 alette, in questo modo. Potete farlo lateralmente così e poi portarlo in posizione, diciamo, verticale, che rimane più facile. Ovviamente nel momento che infilate la vite dovrete centrarlo. Questa sotto, la sospensione, credo sia plastica, comunque è sempre bene prestare attenzione. Adesso ve lo dico con certezza. Qui l'assemblaggio va fatto con una vite KM, ok, che ho già preparato, e mi preparo a filettare. Dunque questo pezzo è metallo, anche se dal colore poteva sembrare plastica, quindi lubrificate la vite prima di procedere e poi facciamo la filettatura, sempre facendo 2 giri in avanti e 1 indietro circa, insomma, più o meno. Poi l'importante è non esagerare in avanti, poi indietro potete andare quanto volete, chiaramente fino a sbucare fuori dall'altro lato, perché una volta fatto, vedete, così vuol dire che la filettatura è comunque passata, perché siamo usciti dall'altro lato, ok? Da quale parte infilare la vite è ininfluente, perché comunque le parti sono simmetriche, quindi o avvitate da questa parte o avvitate da quest'altra, non cambia nulla. Chiaramente fatelo sempre dal verso dove avete creato la filettatura, altrimenti andate al contrario e potreste rovinarla, ok? Perché, ripeto, non è detto che siate entrati perfettamente perpendicolari, quindi è sempre meglio andare dallo stesso verso dove avete fatto la prima volta, ok? Anche qui non stringete a morte, il pezzo oscilla un po' ma non ha importanza, perché tanto non deve essere rigido, ok? Anche qui il serraggio chiaramente non deve essere a morte, appena sentite che indurisce è sufficiente lasciare, ok? Come vedete c'è questo movimento, quindi va bene così, perché comunque deve oscillare un po'. Ripeto, questa non è una macchina che va su strada, questa è un modello statico, quindi non vi preoccupate troppo di come l'assemblaggio potrebbe risultare in caso la macchina dovesse camminare. Queste sono tutte cose che chiaramente non succederanno. Comunque sia, il pezzo in particolare deve fare questo, quindi non è il fatto che non rimanga rigido, è normale, ok? Deve avere movimento proprio perché il braccio oscillerà. Quando l'ammortizzatore si schiaccia o si rialza, chiaramente farà questo lavoro qua, ok? Ho appena montato questo, chiaramente riprendete il pezzo principale in mano, che ricordate l'avevamo assemblato in questo verso, ok? Adesso lo girate in pratica al contrario, praticamente dove la ruota non è collegata, vedete? E quindi avrete questo braccetto qui che sporge verso di voi. Adesso cosa dobbiamo fare? Praticamente dovremo mandare questo perno qui all'interno di questo foro qua, ok? Così, e andrà assemblato all'interno di queste 2 alette qui più lunghe, ok? Utilizzando per stringerle una vite, se non erro, KM. Aspettate che verifico un attimo, perché
anche io lo sto facendo in diretta insieme a voi. Sì, va serrata con una vite KM. Stesso discorso analogo per l'altra volta, anche qui procedete prima filettando queste due alette interne in maniera tale da avere il lavoro più facile. Ecco qua, quindi avvitate fino ad ottenere questo. Ok? Allora mi devo scusare ragazzi perché ho fatto una piccola correzione. Io prima, nella fretta di mostrarvi il video, come dicevo la fretta è cattiva consigliera, avevo inserito la vite con la testa dall'altro lato. Non è un problema perché tanto da un lato o dall'altro non cambia nulla a livello di funzionalità, però per una questione di simmetria, come vedete adesso l'ho riposizionata bene, quindi le due teste della vite sono entrambe dallo stesso lato. Fatto questo, procederemo ad inserire i rinforzi, che sono questi pezzettini qui. Vi ricordo che sono identificati dalla lettera L e dalla lettera R, che trovate qui sull'apice, ok? Oh no! Sì, Kit. Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Beh, no, insomma, non esageriamo. Allora, quella che è contrassegnata con la lettera L chiaramente andrà dove è la ruota, ok? E andrà infilato all'interno di questi perni che vedete evidenziati qua, ok? Buona idea. Il verso in cui lo dovete infilare chiaramente è questo, ovvero la parte dove potete leggere la L stampata, non la parte incavata all'interno. Questa andrà verso il basso, ok? Quindi il triangolo praticamente dovrebbe essere indirizzato in questa direzione qui, come vedete qua, ok? E si applica semplicemente spingendo, anche se Kit non è d'accordo, come sentite, ok? Così. Stessa cosa dall'altro lato. Come Kit? È vero, è vero. Speriamo di sì. Ok. Allora inseriamo anche quest'altro, chiaramente sul lato destro. È poco probabile. No, è così Kit. È meglio che tu non lo sappia. Vabbè, allora faccio finta di non saperlo. Ecco qua. Posso darti un consiglio utile? Dimmi tutto. Cerca di parlare il meno possibile. Ma come faccio? Devo spiegare, Kit, devo parlare per forza. Comunque è meglio arrivare al punto. Perfettamente d'accordo, Kit. Forse hai ragione. Poi recuperate il longherone sinistro, quello dove avete montato la scatolina dello sterzo, ok? Questo qui. Sì, Kit. Kit, prendimi un attimo un caffè che devo spiegare. Allora, praticamente dovremmo fissarlo con questa parte qua, ok? In particolare girandola in questo modo. Allora, come procedere? In realtà è molto semplice. In questo foro qua, che vedete qui, spero nell'immagine si veda bene, andrà collegato questo pezzo qua, quindi utilizzando questo forellino qui e utilizzando una vite GM, mentre questa parte qua, vedete, andrà a cadere qui sopra, su questa specie di scalino, vedete dove sono questi due fori, e li posizioneremo con una vite KM, ok? Vi voglio evidenziare che, dato che su questo gradino qui ci sono due fori, dovrete avvitare su quello più interno, ok? Perché dalla rivista le foto non sono molto chiare, però è questo qui più interno. Una volta appoggiata la vite e diciamo parzialmente serrata, non la stringete completamente in maniera tale da poter avere un po' di gioco. Ecco, vedete adesso si è anche sfilato il pezzo triangolare, ma adesso lo rinfiliamo, ma in maniera da avere gioco per poter inserire anche questa, ok? Perché se stringete troppo questa poi avete difficoltà per posizionare questa. Ecco qua. Allora, una volta che avete centrato la vite e completamente serrata, verificate sempre girandola di vedere spuntare fuori la vite, anche se nell'immagine qui forse non si nota, però si vede, deve vedere il pernetto fuoriuscire leggermente fuori, anche se non esce proprio completamente va bene, l'importante è che si vede che ha centrato. Poi comunque lo potete verificare lateralmente che abbia spinato bene, ok? Una volta fatto lì potete finire di serrare questa, ok? Chiaramente non stringete a morte, cioè come arrivate a battute fermatevi, perché ripeto, ogni forzatura può provocare una rottura. Fa anche rima. Ora andremo a fare praticamente a far passare due viti
le GM all'interno di questo foro. Non so se si riesce a vedere in controluce, ma ecco, forse si vede adesso. Ci sono due forellini che praticamente sono quelli che poi ritroviamo da questa parte. Queste servono per fissare il longherone a tutto il gruppo sospensione, quindi per dare stabilità a tutto il longherone in pratica. Allora ragazzi, per posizionare queste viti qua dentro sicuramente sarete usciti pazzi anche voi come me, perché è vero che io magari ho la vista un po' più debole, però comunque sia è proprio difficoltoso prendere la mira, e la vite quando uno va dentro spesso e volentieri cade qua dentro, quindi diventa un po' complicato farlo. Allora la soluzione qual è? La soluzione è rismontare tutto quanto il pontone, ovvero non completamente ovviamente, ma solo rimuovendo praticamente l'aggancio del pezzo triangolare, questo qua, e l'altra vite qua, in maniera tale da liberare tutta questa parte qua. Così facendo voi potrete guardare, mentre infilate la vite, direttamente se combacia da questa fessura che troverete qua. Adesso chiaramente non c'è più perché il pezzo è serrato, però praticamente una volta che mandate giù la vite e centrate il buco, ovviamente da qui sarà più facile farla posizionare là, e procedete al serraggio sempre lentamente e delicatamente. Ovviamente per agevolare la cosa preparate prima la filettatura sul pezzo del pontone, infilate la vite senza i pezzi sopra e quindi procedete alla filettatura, poi sfilate tutto, mettete il pezzo e avvitate. Questo è il suggerimento che vi posso dare, che secondo me renderà più facile questa fase, perché è veramente un po' complicatino il fatto che non si riesce a vedere bene dentro, perché comunque è buio eccetera, anche con una luce non è che ci si riesce a arrivare bene, e quindi io vi suggerisco di fare in questo modo. Ecco, come potete vedere ho riassemblato le parti, la cosa è abbastanza facile e veramente in 2 minuti risolverete il problema. Perdere più di mezz'ora come ho fatto io per cercare di inquadrare la vita lì dentro è sicuramente la via sbagliata da seguire, quindi fate come ho detto. Bene ragazzi, con questo abbiamo terminato. Come vedete il risultato del montaggio è questo. Avremo la ruota, la sospensione, qui ci sarà chiaramente la scatola dello sterzo con il piantone che verrà collegato più avanti. Ecco qua, questo pezzo ancora sarà sfilabile ovviamente, questo da questa parte perché non è ancora fissato da nessun'altra cosa. Per oggi è tutto ragazzi. Allora Kit, vogliamo dare un saluto ai nostri amici? Kit, ci sei? Dove vuoi che sia? Non ti sentivo. Salutiamo i nostri amici. Questa storia già non mi piace. Bene, per oggi abbiamo finito, vi do appuntamento al prossimo episodio dove monteremo il fascicolo numero 9 e mi raccomando iscrivetevi al canale, spero di esservi stato di aiuto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Andrew e da Kit. Ciao Kit. Come no, non vuoi venire nel prossimo episodio? Non seguo la tua logica. Ma è pure molto semplice Kit. Naturalmente. Ciao Kit. Infatti ci stiamo arrivando, stiamo salutando. Sbagliare è umano, ma perseverare è più. Ci vediamo alla prossima puntata. Non ci casco, questa in memoria non ce l'ho. È una lunga storia, te la racconterò più tardi. Ciao.